Ah. Per chi non ha guardato i video precedenti, lo invito ad andare a farlo e lascio il link qua sopra. Ho fatto i pomelli, come avete visto nel video precedente. Adesso praticamente mi creerò degli stop con questi pezzi qua, ma questi sono facili. Un lavoro un po' più complesso è quello di realizzare dei impressori a pettine. Come li farò? Userò questo pezzo di multistrato e niente, mi sono fatto un taglio, questo è a 15 gradi. Adesso mi segno uno spessore, questo spessore qua, in modo da fare tanti tagli, tutti della stessa misura, orientativamente, tipo così, così, insomma, per creare un pettine. E lo farò alla sega a nastro. Ok, ho ottenuto questo. Quindi adesso che cosa farò? Me lo taglio qua alla troncatrice con la stessa angolazione, così me ne posso fare un altro. Così sono riuscito a tagliare e a fare il mio pettine. Ok, mi sono preparato questi due pezzi. Adesso la prossima cosa da fare è ok, perché questi pezzi? Perché io adesso me li vado ad incollare qua. Ok, i pezzi devono fare questo lavoro qua. Mi taglio con la stessa angolazione. Ok, adesso mi devo fare un'asola qua dentro su tutti i pezzi. Buco qua, buco qua, poi dovrei fare buco qua e buco qua. Però guarda che cosa faccio. Allora, questa è una punta da 7, trapano a colonna. Ok, quindi ti ho detto che non voglio complicarmi la vita, quindi che cosa faccio? Allora, faccio spegnere la macchina, così lavoro più sicuro. Quando indietro la giro, così accendo.
Ok, fatto ciò, adesso mi faccio degli spessorini che mi vanno qua, poi in mezzo con la circolare, così rincollo. Ok, quei pezzi di prima si sono asciugati, quindi adesso non mi resta che pareggiare con la matita.